Ciao raga, buongiorno, bentornati sul canale. Sono state settimane devastanti, sono veramente stanca di quest'estate. Sinceramente non vedo l'ora che finisca, anche se non pensavo di poter pronunciare queste parole, perché dopo l'inverno super nevoso non vedevo l'ora arrivasse questo momento, ma sono proprio stanca, sono stanca io, sono stanchi gli animali, vero Zeus? Ha piovuto ovunque quest'estate tranne che in questa zona, i temporali sopra di noi, ma acqua non se ne vedeva, lampi, fulmini che ci hanno anche creato dei danni di cui vi parlerò a breve. In compenso però ci sono belle notizie che riguardano appunto il nostro allevamento. Proprio in questi giorni abbiamo montato 3 nuovi pollai che servono appunto a farci aumentare il numero di galline. Siamo partiti con 50 galline, a marzo consideriamo di arrivare almeno a 120 e poi raddoppiare, penso e spero, entro l'anno successivo, quindi 2028. Abbiamo una lista di clienti veramente lunga da contattare, perché chiaramente non abbiamo uova sufficienti da fornire a tutti, tra cui anche alcuni ristoranti, molti dei quali veramente importanti. Non vedo l'ora infatti di parlarvi di questi nuovi progetti appena andranno in porto, per cui appunto abbiamo installato queste 3 nuove casette in cui appunto le galline dormono e si riparano all'interno durante la notte. Sono 2 cozze questi cani, siete 2 cozze. Parlando di notizie non belle, cos'è successo al nostro impianto fotovoltaico? Qualcosa di veramente brutto. Fondamentalmente, in parole semplici, si è rotto completamente e adesso stiamo valutando se portarlo in riparazione, farlo aggiustare. Dobbiamo ancora quantificare il danno. Cos'è successo? Tra le pochissime piogge e i pochissimi temporali che ci sono stati in questa zona, uno ha provocato un fulmine praticamente caduto davanti a casa nostra, vicinissimo, che ha causato una sovratensione entrata dai pannelli solari e ci ha spaccato tutto l'impianto. Questo perché, non a caso, è stato un nostro errore. Ai tempi, quando il tecnico ci ha installato tutto l'impianto e ce l'ha collegato a casa, ovviamente ci ha fatto un quadro di protezione, poi ci ha detto che era necessario fare un quadro di protezione per i pannelli solari, che noi abbiamo detto al tecnico che avremmo fatto in un momento successivo. Caso vuole che quel momento successivo non è mai arrivato, quindi questo quadro di protezione dei pannelli ancora non l'avevamo fatto e quindi fondamentalmente si è completamente distrutto. Adesso valuteremo che cosa fare, se aggiustarlo o meno. Quello che si è rotto è l'inverter, diciamo, quindi il pezzo a cui poi sarebbero stati aggiunti tutti i pacchi batteria. Noi ne avevamo uno in quel momento, e per cui senza l'inverter non possiamo utilizzare la batteria, e questo sì è un danno veramente molto grosso. Nei prossimi giorni comunque ci arriverà un nuovo impianto, tra l'altro potente più del doppio, sia come pannelli solari che come capacità, di cui non vedo l'ora di parlarvi. Nel frattempo valuteremo cosa fare di questo vecchio impianto, appunto, che non funziona più, anche perché nel caso in cui non fosse successo e non si fosse rotto, avremmo comunque valutato di aggiungere chiaramente dei backup energetici, proprio perché sia per queste situazioni e sia perché vogliamo aumentare e renderci il più autosufficienti possibili. Per fortuna in questo periodo comunque All Power ci ha fornito un super impianto espandibile, tra l'altro anche questo ha un suo pannello solare pieghevole, ma noi lo collegheremo ai nostri pannelli solari con cui alimentavamo la casa, che sono i 2 pannelli da 410 watt ciascuno, quindi 820 totali. Davanti casa creeremo una nuova legnaia che ci serve appunto per stivare tutta la legna dell'anno, che attualmente non abbiamo così grossa.
quindi dovremo costruirla. Abbiamo pensato di installare su tutto il tetto della legnaia più di circa 1,5 kW di pannelli solari a cui attaccheremo al nuovo impianto. Intanto adesso andiamo giù, così vi faccio vedere cosa ci ha mandato All Power e vediamo un po' cosa c'è all'interno del pacco. Imballata chiaramente benissimo, pesa abbastanza, la metà di me. Adesso vi dico il peso esatto. Questo è il modello All Power R2500 V2 e pesa esattamente 24,5 kg. Non è una batteria da portarsi durante un'escursione, chiaramente, invece è super adatta sia come impianto per la nostra abitazione, oppure se avete intenzione di caricarla in un camper, in barca, insomma in auto, potete trasportarla comodamente tramite queste due maniglie laterali. La batteria ha una capacità di 1900 Wh, in parole semplici sono circa 2 kW di energia sempre disponibile. Questa centrale può erogare 2500 watt continui, nei picchi di assorbimento arriva fino a 5000 watt. Questo significa che può alimentare senza problemi moltissimi apparecchi domestici, frigo, lavatrice, computer, luci, insomma qualsiasi cosa che avete all'interno della vostra abitazione. Passiamo alla parte pratica. Allora, sulla parte frontale abbiamo 4 prese elettriche da 230 volt, che saranno quelle che utilizzeremo maggiormente qui all'interno della nostra abitazione. Troviamo poi 2 porte USB-A tradizionali, perfette per smartphone, action camera o piccoli accessori, per esempio, 2 porte USB-A con ricarica rapida e infine 2 porte USB-C che arrivano fino a 100 watt ciascuna. Di qua abbiamo la presa accendisigari, comodissima per esempio in campeggio per frigo, compressori e accessori appunto da campeggio. Sono disponibili anche le uscite in corrente continua dedicate ai dispositivi che funzionano direttamente a 12 volt. Qui abbiamo la pellicola di protezione. Per caricarla ci sono 3 possibilità: o tramite la classica presa di casa, o tramite il pannello solare, oppure con l'accendisigari per esempio in macchina. Il pannello solare noi ce l'abbiamo da 200 watt, ce l'ha sempre inviato il Power, adesso poi ve lo faccio vedere. Premendo questo sportellino abbiamo la possibilità di ricaricarlo tramite pannello solare o cavo di casa. Adesso facciamo una prova per vedere da casa quanto ricarica. Funziona perfettamente, attualmente l'ho attaccata tramite la presa di casa e sta caricando 1200 watt, quindi sì, circa 1000 watt. Anche con i pannelli è tutto perfettamente funzionante, stiamo caricando circa 145 watt. Chiaramente questo dipende anche dall'inclinazione dei pannelli, dalla posizione del sole. Adesso è giusto una prova per farvi vedere. Con questo pannello arriviamo fino a 200 watt di ricarica. Inoltre, se avete urgenza di ricaricarla velocemente, potete combinare sia la ricarica da pannello sia la ricarica direttamente da casa, così da avere chiaramente più watt in entrata. Adesso siamo a 1154 per l'esattezza. Abbiamo i 1000 che prende da casa e i 150 direttamente dal pannello, che è un'ottima soluzione per chi appunto ha fretta. Una delle caratteristiche principali secondo me di questo impianto è la possibilità di espandere la capacità. Possiamo aggiungere dei moduli che sul sito trovate con denominazione B1000 per avere maggiore energia, appunto. Potete aggiungere fino a 3 moduli. Questo è molto importante perché se doveste acquistarla e vi rendeste conto di aver bisogno di più energia, potreste appunto aggiungere semplicemente questi moduli anziché sostituirlo completamente. Inoltre dispone sia di wifi che bluetooth e tramite un'applicazione possiamo andare a controllare tutte le impostazioni, andare ad accendere o spegnere le varie prese, controllare i watt in entrata, in uscita, ed è comodissimo nel momento in cui magari potreste posizionarla in un luogo poco accessibile.
Abbiamo iniziato finalmente i lavori della nostra futura legnaia. Abbiamo finito, diciamo, la costruzione. Dobbiamo terminare di dare l'impregnante. Adesso inizia a essere tardi. Io sono di ritorno da un allenamento, stanchissima, quindi andiamo a riposarci e mangiare. Domani continueremo a passare l'impregnante nei travetti sopra e lo termineremo. Il lavoro successivo poi sarà finalmente piazzare i pannelli con le staffe. Sono 8 pannelli più uno aggiuntivo che dobbiamo ancora valutare se mettere a parte di là, e appunto raggiungeremo circa 1,5 kW che sarà parte dell'impianto nuovo di cui vi avevo già parlato, che vedrete nei prossimi video. Intanto la nostra All Power l'abbiamo collegata all'interno e fornisce energia H24 a televisore e frigorifero e freezer, quindi almeno al primo piano, diciamo, alimentiamo tutto con lei in questo momento. Stiamo cucinando tutti i giorni, anche perché abbiamo finito il gas, abbiamo una bombola di gas, noi l'abbiamo terminata già 20 giorni fa e in questo periodo stiamo cucinando solo grazie a All Power, con una piccola piastra a induzione comodissima. In questa maniera potremo eliminare del tutto appunto il gas, la nostra bombola che attualmente utilizziamo, ovviamente comoda perché finché non avevamo il potager d'inverno ovviamente era indispensabile. Adesso in inverno si può dire che utilizziamo solo praticamente esclusivamente la legna, e se ci fosse il sole comunque la casa è a un'esposizione ottima, quindi anche in inverno potremo utilizzare il fotovoltaico, e se le estati saranno tutte così soleggiate, la pioggia non esisterà più, le nuvole nemmeno, sarebbe proprio la perfezione, appunto, cucinare con energia solare. Negli anni poi, come già vi ho accennato, sicuramente aumenteremo sia i kilowatt di pannelli solari sia le batterie appunto all'interno. Gli impianti non sarà solo uno, quello principale, ma aggiungeremo diversi sistemi di backup, quindi ovviamente più kilowatt a disposizione avremo e meno problemi appunto avremo a cucinare o utilizzare in generale elettrodomestici all'interno, e questa sarà una bella sfida che negli anni vedremo se riusciremo a portare avanti. Adesso è arrivato proprio il momento di salutarvi, mi raccomando, ci vediamo al prossimo video, anche perché abbiamo un super impianto da farvi vedere. Saranno diversi video dedicati anche all'installazione di questo impianto e parleremo di un sacco di cose inerenti, appunto ci saranno un bel po' di novità, quindi non mancate, ci vediamo prestissimo, ciao!